Bene ragazzuoli, rieccoci qua con un nuovo video. Oggi andremo a vedere insieme uno degli argomenti più interessanti ed esplosivi degli ultimi anni riguardanti l'arm wrestling, ovvero chi è più forte tra Denis Tsiplankov e Levan Saginashvili. Per dare una risposta accurata ed oggettiva andremo insieme a vedere i tre parametri più importanti, paragonando i due superatleti per vedere chi è effettivamente il vincitore. Piccola premessa: siccome Denis è attualmente malato e debole, in questo paragone prenderò la sua versione più forte, ovvero quella del 2018. Come prima cosa andremo ad analizzare la fisiologia e l'antropometria dei due atleti, iniziando con Denis. Denis al suo apice era alto 1,86 m, pesava 144 kg di muscolo, con una percentuale di grasso corporeo intorno al 10%. La circonferenza delle sue braccia era di 62 cm, gli avambracci invece misuravano 48 cm e il suo polso era di 24 cm. Oltre a ciò aveva mani davvero gigante, molto ipertrofiche e massicce, a tal punto da diminuire la sua funzionalità nella vita quotidiana. Una cosa peculiare di Denis era la sua impeccabile dieta. Infatti mangiava come un bodybuilder, si nutriva con pasti puliti, altamente proteici ogni 2-3 ore, regime che teneva anche all'estero e in trasferta durante le gare. Levan invece al suo apice era alto 1,93 m e pesava sui 190 kg, anche se attualmente è sui 150, con una percentuale di grasso corporeo ben oltre il 25%. La circonferenza delle sue braccia era di 60 cm, gli avambracci invece di 51 e il polso quasi di 28 cm. Le sue mani sono altrettanto grandi, addirittura le dita sono più lunghe di quelle di Denis. Levan non ha una vera e propria dieta, difatti mangia praticamente qualsiasi cosa, molto spesso fast food e cibo spazzatura. Piccola premessa prima di passare al secondo punto: queste misurazioni che vi ho appena dato sono state prese poco prima dei fight, quindi stiamo parlando della loro condizione fisica di punta. Le stesse misurazioni possono fluttuare anche del 10% in off season o lontano dalle gare. Passando al secondo punto troviamo l'analisi delle loro migliori alzate in palestra e della loro forza in termini assoluti, iniziando prima con le alzate in stile powerlifting per poi avvicinarci sempre di più in modo specifico a quelle inerenti al braccio di ferro. Partendo da Denis, che per chi non lo sapesse era un ex strongman e powerlifter. Le sue migliori alzate sono state un 340 kg di squat, un 270 kg di panca in gara ufficiale e un 290 kg fatto in palestra, 320 kg di stacco e 180 kg di press sopra la testa. Deteneva anche il record mondiale di strict curl con ben 113 kg. Invece il suo massimo nel cheat curl con bilanciere per i bicipiti è stato di 180 kg. Inoltre faceva 80 kg di curl con bilanciere con un solo braccio e nonostante la sua incredibile stazza riusciva a fare trazioni senza problemi, addirittura anche il muscle up. Ha chiuso la molla del Captains of Crush numero 3, il suo risultato migliore di back pressure è stato 85 kg per 3 colpi. Passando a Levan invece sorvoliamo subito su scuote e stacchi perché non li fa quasi mai. Panca invece ha un massimale di 260 kg, ha fatto 180 kg di military con bilanciere. Non abbiamo mai visto Levan provare un vero e proprio massimale di strict curl, però da seduto ha fatto 135 kg. Di cheat curl invece fa più colpi con 145 kg in modo relativamente facile. Inoltre è riuscito a fare curl parziale singolo con manubrio da 134 kg. Anche Levan è molto forte nelle trazioni, oltre a quelle a peso libero fa anche quelle zavorrate. Il suo risultato migliore sono stati 3 colpi con 50 kg di sovraccarico, che aggiunte al suo peso corporeo di 170 kg danno un totale di 220 kg per 3 ripetizioni. Infine, la forza di back pressure di Levan è leggermente sotto i 90 kg. Passiamo ora al punto più importante, ovvero i risultati al tavolo e il paragone con gli avversari che entrambi hanno sfidato. Iniziando da colui il quale è attualmente considerato l'arm wrestler più forte di tutti i tempi, Denis Tsiplankov. Il suo regno di dominanza è durato più di una decade, dove praticamente vinceva con entrambe le braccia in ogni gara e torneo a cui partecipasse, tranne rare eccezioni. È stato battuto poche volte da Andrei Pushkar e Arsen Liliev in seguito ad alcuni match che lo avevano stancato molto. Contro Dave Ceffy per falli, ha perso inoltre 2 round contro Michael Todd, di certo non perché gli mancasse la forza, ma perché non sapeva la tecnica per battere il King's Move. Inoltre, agli albori della sua carriera, ha perso più volte contro il leggendario John Berzunk, anche se c'è da dire che Denis all'epoca era ancora acerbo dal punto di vista tecnico. Levan invece ha iniziato il suo vero regno di dominanza assoluto verso la fine del 2017. Prima
prima del 2017 era in un certo senso umano, dato che è stato battuto molte volte da atleti come Gennady Kvikvinya, Sabin Badulescu, Arif Ertem, Krasmir Kostadinov e Georgi Svetskov. Ma, come abbiamo visto dal 2017, non ha mai più perso nemmeno un singolo round di un match. Ha sempre vinto, letteralmente, e ad oggi rimane imbattuto, con davvero pochissimi che possono strappargli anche solamente un round. Levan ha dichiarato che vuole ritirarsi imbattuto, sfidando tutti i migliori atleti al mondo senza mai perdere. Come unico avversario per paragonarli abbiamo Dave Sheffy, che nel 2013 ha battuto Denis Siplenkov durante le fasi finali dello Zloty Tour e nel 2014 l'ha messo in seria difficoltà durante il torneo A1, che per chi non lo sapesse è stato uno dei tornei più epici della storia. Il match finale tra Denis e Dave è stato uno dei più combattuti di sempre e per chi non l'avesse mai visto ve lo metterò ora perché dovete assolutamente vederlo. Invece Dave ha affrontato Levan l'anno scorso, verso la fine del 2021, nel primo stage della top 8. A differenza di Denis, Levan ha praticamente decimato Dave, controllando la sua mano e negando la forza del suo braccio. Da questa singola analisi è facile dedurre che Levan è più forte di Denis, c'è però da dire che la forma fisica del Dave di oggi è dubbia e c'è chi dice che è di gran lunga inferiore di quella del 2014-2015. Se volete il mio parere personale, secondo me Levan è più forte di Denis. So che molti di voi pensano il contrario, dato che è il vostro arm wrestler preferito e avete un grande attaccamento emotivo a Denis. Però, analizzando tutti i parametri e i punti oggettivamente, è chiaro che Levan sia più forte. Pensate che molti arm wrestlers, come Devon, Michael, eccetera eccetera, hanno dichiarato che secondo loro Levan è l'arm wrestler più forte che sia mai esistito. Dopo di questa sono sicuro che nei commenti scoppierà il putiferio. La mia opinione non toglie nulla a questi atleti di grande valore. Rimangono entrambi tra i migliori di tutti i tempi. Li rispetto e stimo entrambi e gli auguro il meglio. Soprattutto spero un giorno di vederli ad armi pari al tavolo per risolvere questa faccenda una volta per tutte. Ragazzuoli, il video finisce qui. Se vi è piaciuto ricordate di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale per supportarmi nella mia missione di far crescere lo sport in Italia e nel mondo. Mi raccomando, scrivetemi nei commenti la vostra a riguardo, sono davvero molto curioso. E ricordate che la forza non è mai una debolezza. Stay strong! Never thought I'd make it this far, but it's all I do. Several shots of chasing the stars of falling through. You talk about squirting when you're rocking your beats. All I care about now is